Che cosa succede se stringi troppo la racchetta? Quali sono le implicazioni negative al movimento? Prendiamo come esempio il dritto. Vedremo un esempio pratico di una ragazza, vedremo come ha cambiato e vedremo anche che cosa ha utilizzato per cambiare. Quando si gioca e si stringe molto la racchetta, si fa intervenire di più l'avambraccio e ovviamente anche la mano. Quindi, dovendo giocare di più con l'avambraccio, si tende a far avvicinare di più la palla al corpo. Avvicinando di più la palla al corpo e giocando soprattutto con avambraccio e mano, le spalle hanno un'influenza minore sul colpo, mentre invece dovrebbero essere quelle che trasmettono il movimento al braccio. Vediamo in pratica, oggi fa caldo, vediamo in pratica che cosa succede. Abbiamo questa giocatrice che gioca, diciamo, un buon dritto con una buona estetica, però bisogna vedere se poi l'estetica è anche funzionale. Quindi vediamo il colpo. Sembrerebbe un buon colpo, anche se si può notare, questo è il migliore, anche se si può notare un po' di attrito, non c'è proprio una fluidità, una velocità della racchetta ottimale, una scioltezza del movimento. Rivediamolo un attimo. Guardate la velocità della racchetta, sembra quasi che acceleri dopo l'impatto. Questo è il migliore, ecco. Vedete, finale perfetto, tutto giusto, però sembra un colpo costruito. Perché è un colpo costruito? Perché delle volte quando insegniamo, oppure anche guardando anche su YouTube i vari tutorial, si dà predominanza alla racchetta, quindi alla traiettoria della racchetta. La racchetta è mossa dal corpo e noi dobbiamo far sì di avere la giusta catena cinetica. Allora, se io stringo troppo la racchetta, faccio intervenire per primo il braccio. Quindi, adesso ritorniamo leggermente indietro, vediamo che cosa fa, perché a velocità naturale non si vede bene. Ecco, guardate le spalle al momento dell'impatto, lei qua ha già colpito la palla, le spalle sono ancora girate verso la telecamera e girano dopo. Quindi, attenzione, guardiamo qua, questo l'ha ripetuto diverse volte, vedete il piatto corde? Il piatto corde è girato verso l'alto, poi lei lo deve raddrizzare e per finire il colpo. Quindi, vediamo? Ecco, questo era il colpo migliore che ha fatto. Perché il colpo migliore che ha fatto? Perché è stata costretta a giocare una palla più avanti, quindi con un impatto più avanzato, e ha dovuto fare, tra virgolette, un colpo più naturale, meno pensato. Ecco, vedete qua ha già colpito, ma le spalle sono ancora girate verso il lato del campo. Quindi, quello che dicevo prima, lei fa girare le spalle attraverso il movimento del braccio e della racchetta. Quindi, diciamo, una catena cinetica al contrario di quella che dovrebbe essere. Vedete, addirittura sembra quasi che la racchetta dopo l'impatto acceleri, invece dopo l'impatto il movimento finale è il movimento di decelerazione della racchetta. Vediamo il cambio. Più fluidità, accelerazione giusta, impatto davanti al corpo, meno tensione nel braccio o nella mano, e quindi senza cambiare il movimento è riuscita a migliorare il colpo. Come abbiamo fatto a cambiare? Allora, se io faccio un intervento verbale dove attivo l'area cognitiva del giocatore, gli devo dire troppe cose. Se gli dico troppe cose al giocatore,
non si muove più. È difficile spiegare una catena cinetica, quindi è sempre meglio provare a metterla in pratica. Come faccio a metterla in pratica? Se io utilizzo, l'avevo già fatto in un altro video, però è molto interessante. Se io utilizzo una racchetta più pesante, come in questo caso, quindi appesantisco la racchetta, addirittura qua ho messo 1 chilo di cavigliere zavorrate, quindi la racchetta pesa circa 1,3 kg. Per muovere questa racchetta, con l'idea di lanciarla via, la ragazza deve per forza utilizzare delle altre spinte, quindi anche inconsciamente, senza saperlo, lei utilizza un movimento biomeccanicamente più corretto per il compito che deve eseguire. In questo caso noi abbiamo due programmi motori che sono simili, quello del lancio della racchetta e del colpo di diritto, e quindi quando due programmi motori sono simili, il transfer positivo è del 100%. Vediamo come fa. Allora, adesso guardiamo le spalle. Nel momento in cui lei, in teoria, dovrebbe lasciare la racchetta per lanciarla. Vediamo se riesco a fermare. Ecco, qua. Guardate le spalle. Peso del corpo in avanti, spalle davanti alla rete e la racchetta, qua lei in teoria qua dovrebbe aprire la mano e lasciarla andare. Chiaramente non la lascia andare e lascia poi invece che sia la racchetta a decelerare il movimento guidando il braccio. Quindi senza spiegare a parole quello che avrebbe dovuto fare, ma facendoglielo percepire, siamo riusciti ad ottenere questo. Questi sono i due colpi. A sinistra c'è il primo. Vedete, intanto abbiamo quasi la stessa palla, quasi la stessa palla, vedete la posizione è quasi identica, a sinistra leggermente più dentro al campo. La preparazione del colpo: nella parte sinistra il gomito è più vicino al corpo, nella parte destra è più lontano. Impatto della palla molto vicino e movimento con qualche attrito. Vedete, le spalle sono bloccate, addirittura la spalla destra deve salire per compensare l'impatto arretrato. E poi c'è il finale del movimento che è corretto, ovviamente non perde l'equilibrio perché è un movimento molto controllato. Attraverso questa esperienza, questa ragazza, anche inconsapevolmente, perché alla fine lei utilizzava in modo naturale il suo corpo per accelerare la racchetta senza pensarci molto, quindi è riuscita a migliorare sicuramente questo aspetto senza cambiare il movimento, ma cambiando solamente l'intervento e la giusta catena cinetica del colpo, quindi stringendo di meno, prendendo la forza più dal corpo e muovendo la racchetta come parte finale, quindi prima c'è tutta l'azione del corpo e poi interviene la racchetta. Per non togliere naturalezza al colpo, solamente dopo che lei era riuscita ad ottenere il risultato, le ho detto quello che ha fatto, quindi non gliel'ho detto prima del colpo come intervento per farla cambiare, gliel'ho detto dopo per rafforzare quello che sapeva già fare. Ricordiamoci che il tennis è uno sport di situazione, uno sport di abilità aperte. Quando noi insegniamo un colpo, noi stiamo insegnando un colpo, non stiamo insegnando tutte le variabili di quel colpo. Allora la domanda è meglio insegnare un colpo e lasciare che poi sia l'allievo a trovare gli adattamenti, oppure è meglio insegnare il colpo in un contesto di gioco, in un contesto di variabilità, sin dall'inizio? Questa è la sfida.